Amici grigliocentrici, benvenuti nuovamente all'appuntamento settimanale con Aperitivo in Griglia. Oggi parliamo di un super classico della grigliata all'italiana, le costine di maiale. E hanno tutto per esserlo. Sono relativamente economiche, incredibilmente golose. Per riuscire a renderle asciutte e stoppose bisogna metterci davvero d'impegno e soprattutto piacciono davvero a tutti. Però, problema. Mai sentito dire da chi organizza le grigliate: bello, però ci deve essere sempre uno che griglia e gli altri che mangiano. Questa affermazione viene spesso tirata in ballo proprio per le costine. Eh sì, perché sono buonissime, ma per farle bene serve tempo. Quindi se hai più di 2 o 3 ospiti a tavola, o hai una griglia chilometrica a disposizione, oppure se le cuoci in 2 o più cicli di cottura, salvo far mangiare tutti a rate in tempi biblici, potresti incorrere in quello che è l'errore più frequente in assoluto. Costine non perfettamente cotte, hai presente quel rosellino vicino all'osso, e magari pure sbruciaticce all'esterno. Perché devi fare in fretta, devi correre che la gente aspetta. Se poi sei sposato e tua moglie aspetta fra loro, apriti cielo. Se però conosci la materia prima e i principi di cottura, li puoi sfruttare furbescamente a tuo vantaggio. E se ti dicessi che esiste un metodo per ottenere costine sempre perfette, per una quantità incredibile di persone, tirate fuori calde dal grill al momento ideale, proprio quando i tuoi ospiti si stanno sedendo a tavola, preparate da solo e con un solo dispositivo, e il tutto sedendoti insieme a loro a mangiare. Io sono Marco Agostini e ti spiego come fare bevendoci l'aperitivo di oggi. Mi conosci? E allora sai come la penso. Per capire il giocattolo bisogna prima smontarlo per vedere come funziona e imparare a sfruttarlo al meglio. Perché grigliare una costina per bene può essere più problematico di quanto la gente comunemente pensi, e spesso lo è. Per scoprirlo, facciamogli un bel identikit assieme. Punto primo. La costina ha una considerevole quantità di grasso di infiltrazione tra le fibre. Questo significa due cose: un abbondante affioramento di grasso sulla superficie, che veicolando calore facilita la maillard, i colori, i profumi, i sapori, ed una maggior tendenza al dripping, il goccionamento dell'eccesso di grasso sulla fonte di calore, con conseguenti probabili fiammate. Punto secondo: ogni costina ha al centro una porzione d'osso, che non è carne. È opinione comune che l'osso conduca calore durante la cottura, ma in realtà si tratta di una densa struttura porosa a base di fosfato di calcio, che nella maggior parte dei casi funziona da isolante termico, ossia esattamente l'opposto. Punto terzo: le costine sono un taglio povero. E cosa contraddistingue la maggioranza dei tagli poveri? Un'abbondanza di collagene. Il collagene è una rete proteica che, se maltrattata da calore eccessivamente aggressivo, tende ad irrigidirsi, a diventare eccessivamente gommoso. Ecco perché tagli nobili come il filetto o il controfiletto sono considerati tali, perché ne hanno pochissimo. Ma in presenza di umidità adeguata, di calore dolce e di tempo, piano piano tende a denaturare in gelatina, ovvero al contrario a diventare tenerissimo. Proviamo allora, conoscendo questo, a definire la nostra strategia di cottura, ossia tutte quelle scelte e quelle impostazioni che servono per ricondurre le caratteristiche della materia prima di partenza a quelle dell'obiettivo finale che abbiamo in mente di ottenere. Come otteniamo quindi delle costine ideali, omogeneamente e intensamente dorate ed invitanti, perfettamente cotte fino al cuore, ma ugualmente succose e mai secche, ma soprattutto tenere come il burro, che si sfilano dall'osso? Diamo qui un po' per scontati alcuni passaggi base, come togliere la pleura o l'aggiunta del rub, che poi eventualmente puoi trovare nel corso Barbecue Easy Grilling se desideri approfondire, per limitarci a focalizzarci invece su alcuni punti chiavi più necessari. Ci fa comodo un grill indiretto, che renda più ricca e frigolante la maillard, però ad una temperatura solo moderata, che limiti il dripping eccessivo e che non veicoli troppo calore attraverso il grasso in affioramento, evitando così le bruciature. A questo proposito, ognuno faccia naturalmente come crede, ma come ti dicevo in questo video, per intensità di calore prodotto, ma soprattutto per controllabilità,
La scelta come combustibile delle brichette, in questo caso specifico, risulta particolarmente vincente e utile sui dispositivi a carbone. La presenza dell'osso poi consiglia di iniziare proprio da questo lato il grilling, in modo tale da portare immediatamente fin da subito il calore al cuore, rendendo così più facilmente omogenea la cottura finale. Dall'altra parte però le vogliamo tenerissime, che si sfilano dall'osso. E come dicevamo prima, per denaturare il collagene in gelatina serve tempo. Meglio allora di conseguenza una cottura indiretta, che peraltro preserva meglio l'umidità aiutandoci nel compito. Quindi, per riassumere e concretizzare, a noi serve una cosiddetta cottura ibrida, ossia un setup a due zone, con una fase iniziale di grilling diretto, partendo dal lato dell'osso seguito da quello della polpa, e poi una fase di roasting indiretto, fino al raggiungimento di una temperatura di 84 gradi al cuore, come ti spiego nel corso. E fin qua tutto sommato abbastanza easy, direi che ci siamo. Dopo aver visto però il concetto di cottura della costina perfetta, ideale, passiamo alla seconda fase della promessa, quella in cui ti dicevo come ottenere facilmente e contemporaneamente costine per una moltitudine di persone. Ancora una volta proviamo a ragionare assieme. La seconda fase è quella che precede o che al massimo coincide con l'arrivo dei tuoi ospiti, è quella più rilassata e che non richiede strettamente il tuo presidio, giusto? Una costina poi non è un roast beef dove bisogna essere chirurgici con il rispetto della temperatura al cuore. Da 84 gradi in su possiamo dire di aver ottenuto una buona morbidezza, ma se anche si scappa di qualche grado non succede niente, anzi. Fino al momento in cui non diventano fall of the bone, come si dice in gergo, ossia talmente cedevoli da cadere da sole dall'osso quando lo si prende in mano, e che potremmo stimare in circa 96, 97, 98 gradi a seconda della materia prima. Io direi che ce n'è. Abbiamo una finestra decisamente ampia a nostra disposizione. E aggiungo, ti ricordi i fattori che ti dicevo essere alla base della conversione del collagene in gelatina, ossia della tenerezza della tua costina? Temperatura moderata, tranquilla, umidità, tempo. Cosa ti sto dicendo? Che nella seconda fase la magliardizzazione di cui abbiamo bisogno l'abbiamo già ottenuta. Ci serve soltanto che il tempo e l'umidità facciano il loro lavoro, senza alcun ulteriore intervento da parte nostra. Impariamo quindi a diventare dei griller 2.0, sfruttando la cosa a nostro vantaggio con un po' di mestiere. Noi possiamo in questa fase tranquillamente massificare tra loro le costine. Non abbiamo più niente da chiedere alla fase di irraggiamento, ma vogliamo unicamente sfruttare i caratteri distintivi della cottura indiretta, che se vuoi puoi approfondire in questo articolo sul blog. Ma attraverso la massificazione delle costine io ottengo anche altri due vantaggi. Conservo meglio l'umidità, agevolando in questa maniera la conversione del collagene, e creo massa termica, rallentando la crescita della temperatura della carne. In altre parole, così facendo, allargo a mio piacimento la finestra di cottura. Quindi la strategia qual è? Procedi a grigliare in cottura diretta le tue costine partendo dal lato dell'osso. Io ti consiglio caldamente di dividere la baffa in porzioni da 2 o 3 costine, che risultano notevolmente più agevoli nella gestione degli spostamenti in griglia. Però naturalmente tu puoi procedere anche con costine singole se ti piace di più, oppure se te le hanno vendute così. Girale poi sul lato della polpa, procedendo sempre a coperchio chiuso. In questa maniera sfrutteremo il calore di rifrazione per una duratura incredibilmente più omogenea, ma soprattutto controlleremo in maniera assoluta l'ossigeno e di conseguenza la combustione, evitando innalzamenti di temperature eccessive e di scaturire imbruciature indesiderate. E quando saranno diventate esteticamente belle, procediamo a spostarle in cottura indiretta in quello che io chiamo il castello, un cumulo ordinato e sovrapponibile di costine. Nel mentre poniamo nuove costine in grill indiretto e via, un altro giro. E la cosa bella qual è? Ce ne sono diverse in realtà. Il castello può ospitare un sacco di costine. In un normalissimo kettle ce ne stanno abbastanza comode 4 baffe, ma sgomitando un po' probabilmente anche 5, il che significa almeno 50 costine. Pensa a quante ce ne possono stare in un cassonato a gas. Poi tutta quella massa ti assicura condizioni di cottura ideali nella fase indiretta e poi una finestra di cottura molto ampia, di 1 o 2 ore alla grande.
Questo significa che se hai ospiti a mezzogiorno, puoi preparare tutto e iniziare la cottura in diretta alle 10, 10:30, 11. E quando arrivano, e voilà, tutto pronto, tutto alla perfezione, tutto caldo e tutto assieme. Domanda numero 1. E se volessi anticipare ulteriormente? Si può fare. Abbi solo l'accortezza dopo circa un'ora di smontare e rimontare il castello, mettendo al centro le costine che erano all'esterno e sotto quelle che erano sopra. In questo modo quel po' di convezione e irraggiamento che arrivano se le distribuiscono un po' tutte, allungando ulteriormente i tempi. Domanda numero 2. E se volessi davvero esagerare? Se ne volessi ancora di più, devo usare più dispositivi? No, non è necessario. Procurati un Cambro Box e dopo circa 30-40 minuti di cottura in diretta, sposta tutte le costine all'interno del contenitore isotermico e procedi ad avviare un nuovo castello all'interno del dispositivo. Il Cambro proseguirà quel poco di lavoro che manca sfruttando il calore stesso delle costine. Se poi sei interessato a voler approfondire ulteriormente i dettagli di questo metodo, puoi trovare questo articolo come sempre nel mio blog. Ma con tutte queste costine a me è venuta un po' sete, a te no? Procediamo con il brindisi. Prima del bicchiere però ci sono alcune importantissime cose che devi assolutamente fare. Mettermi like se ti è piaciuto il video, darmi un hype se vuoi che venga raggiunto da più persone, se ritieni possa essergli utile, iscriverti al canale nel caso tu non l'abbia ancora fatto e cliccare su campanella se vuoi essere sicuro di non perderti il prossimo contenuto. Il drink di oggi è un Tommy's Margarita, fresco, estivo, ma più morbido del classico Margarita, senza virare necessariamente verso note così caraibiche. Io lo adoro sulle spensierate grigliate all'italiana, dove le costine non possono assolutamente mancare. Come sempre, ricetta in descrizione. Ora sei diventato un vero boss delle costine. Non perdere tempo, invita subito gli amici a casa tua e mostragli la tua bravura. E allora, buone costine, buon divertimento e come ogni volta, buon barbecue. Cheers!